Benvenuto su Bond Everything, il canale che parla di scienza e delle affascinanti connessioni tra la mente, il corpo e il mondo che ci circonda. In questo episodio parleremo del colesterolo, di cosa influenza i suoi livelli, di come le nostre scelte di alimentazione andranno a impattare sui livelli di questa sostanza. Seguitemi per approfondimenti sulla scienza spiegate in modo chiaro e semplice. Ora, se voi voleste tenere sotto controllo i vostri livelli di colesterolo, quale di questi due piatti scegliereste? Un piatto di anelli di totano fritto con un'insalata o un piatto di riso in bianco e una banana? Seguite il video e alla fine di questo video scopriremo qual è la risposta giusta. Ora, il colesterolo è una sostanza presente nel nostro corpo, viene utilizzata dalle cellule, viene utilizzata dal cervello, viene utilizzata per produrre ormoni. Certo è che tenere i suoi livelli sotto controllo è fondamentale per una buona salute e per evitare rischi cardiovascolari. Quindi è importante capire cosa influenza i suoi livelli. Prima di tutto, cosa mangiamo cambia la produzione del colesterolo da parte del corpo. Perché? Perché se noi mangiamo più colesterolo, il corpo ne produce di meno. Se ne mangiamo di meno, il corpo ne produce di più perché vuole tenere un certo livello. Anche gli ormoni influenzano questo livello, perché un alto livello di insulina e un alto livello di ormoni tiroidei tenderà ad alzare i livelli di colesterolo nel sangue, mentre un basso livello di insulina, ossia un alto livello di glucagone tendenzialmente, e un alto livello di ormoni dello stress tenderà ad abbassare il livello di colesterolo. Anche il feedback cellulare certamente influenza. Se le cellule hanno abbastanza colesterolo, ne rallentano la produzione. Se le cellule invece hanno troppo poco colesterolo, la produzione verrà accelerata. Anche i livelli energetici all'interno del nostro corpo, quindi i livelli di ATP, vanno a influenzare i livelli di colesterolo. Un basso livello di energia nelle cellule tende a far rallentare la produzione di colesterolo tramite determinate vie metaboliche. Certamente poi ci sono fattori come possono essere la genetica, le scelte di vita, lo stile di vita, le patologie epatiche e via dicendo. Bene, quindi come facciamo a avere un certo livello di controllo sui nostri livelli di colesterolo, senza utilizzare farmaci ovviamente, quello è l'ultimo step. Certamente noi abbiamo detto che quanto colesterolo mangiamo influenzerà quanto colesterolo produciamo, ma non finisce qui col cibo, perché anche cosa mangiamo influenza come saranno gestiti i livelli di colesterolo. In che modo? Il fegato in tutto questo ha un ruolo centrale, è infatti l'officina dove gran parte del colesterolo viene prodotto e dove il bilancio del colesterolo viene controllato. Ma il fegato non si limita a produrre il colesterolo, decide anche se impacchettarlo in determinate lipoproteine, se espellerlo dal flusso sanguigno, se produrre acidi biliari per la digestione di acidi grassi e la successiva espulsione. Ma come fa il fegato a decidere quanto colesterolo produrre? Certamente il livello di glucosio e di insulina sono spesso trascurati nella discussione sul colesterolo, ma sono fondamentali perché alti livelli di glicemia e alti livelli di insulina portano il fegato a una maggiore produzione di colesterolo. Quindi tenere sotto controllo glicemia e insulina sicuramente porteranno a un giovamento sui livelli del colesterolo. Le fibre solubili sono nostre grandi alleate nel controllo del colesterolo per due motivi. Il primo è che nell'intestino esse si legano al colesterolo e agli acidi biliari costringendoli a essere espulsi dalle feci. Questo porta il fegato a prelevare del colesterolo per produrre gli acidi biliari consumati. Inoltre, le fibre solubili all'interno dell'intestino vengono fermentate dai batteri e portano alla produzione di acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi a catena corta, poi passando nel flusso ematico e raggiungendo il fegato, portano a un'inibizione della produzione di colesterolo da parte del fegato. Non tutti gli acidi grassi agiscono allo stesso modo. Quelli più influenti sono gli acidi grassi saturi, ossia quelli che a temperatura ambiente solitamente sono solidi. Questi acidi grassi saturi agiscono in maniera diversa a seconda della lunghezza della loro catena. Gli acidi grassi a catena lunga, come per esempio il palmitico o lo stearico, tendono ad aumentare la produzione di colesterolo. Più il palmitico, lo stearico ha un impatto minore. Gli acidi grassi a catena media invece hanno un impatto più neutro sui livelli di colesterolo, andando principalmente ad impattare i livelli di HDL e meno quelli di LDL. Infine, come abbiamo visto, ci sono gli acidi grassi a catena corta, come l'acido butirrico o l'acido propionico, che portano il fegato a produrre meno colesterolo.
In sintesi, i livelli di colesterolo del sangue dipendono da una danza delicata tra feedback cellulari, regolazione enzimatica, stile di vita, alimentazione, ormoni. Il fegato è al centro di tutto questo e tenere sotto controllo la glicemia, alimentarsi con meno acidi grassi e preferenzialmente mangiare quelli a catena medio-corta, andare ad avere un buon apporto di fibre solubili porterà a un buon controllo del colesterolo. Piccola chicca, si parla spesso delle uova sui livelli di colesterolo. Bene, le uova sono state un po' ostracizzate, principalmente la motivazione si può ricercare in un tentativo di limitarne il consumo per motivi di salute, in quanto spesso nei cibi pronti sono presenti in larga parte. Se però ci si alimenta di cibi freschi, questo apporto è principalmente nullo, se non quello che andiamo a mangiare volontariamente attraverso l'ingestione delle uova. Le uova però non hanno un contenuto di colesterolo così elevato. Se vogliamo però andare a limitare anche il colesterolo ingerito tramite le uova, un consiglio è quello di cuocerle il giusto. Cosa intendo? Se quando le cuociamo teniamo il tuorlo tendenzialmente liquidino, ovviamente cotto ma non solido, questo avrà un duplice effetto. In primo luogo, non andremo a denaturare la lecitina, che potrà così legarsi al colesterolo ed espellerlo direttamente tramite la digestione, senza che esso venga assorbito. Inoltre, le uova hanno un determinato contenuto di grassi che dovrà essere digerito dall'intestino. Per far questo il corpo avrà bisogno di acidi biliari che verranno prodotti. Gli acidi biliari vengono prodotti appunto tramite il colesterolo. Così facendo, quindi, andremo a limitare al minimo il quantitativo di colesterolo ingerito tramite le uova. Non dimentichiamoci però che, come abbiamo detto prima, se noi mangiamo più colesterolo il nostro corpo ne dovrebbe produrre di meno, quindi l'equilibrio dovrebbe permanere. Quindi non esageriamo sicuramente con le uova, ma se il nostro livello di colesterolo è altino, forse non sono le uova il problema principale. Infine vorrei ricordare che i livelli di colesterolo eccessivamente alti sono un problema per il sistema cardiocircolatorio principalmente, quindi bisogna stare attenti, ma un buon livello di colesterolo è fondamentale per la vita, perché il colesterolo è fondamentale per la produzione di molte parti del nostro corpo, di molti ormoni, quindi non abbiate paura, timore reverenziale, terrore del colesterolo. Il colesterolo è un alimento come gli altri, è una mattonella che ci serve per produrre cose utili al nostro corpo. La cosa importante è che non si vada troppo in alto coi livelli. Ecco, come vedete, la conoscenza è molto più efficace del sentito dire. Questo è tutto per oggi. Se ti è piaciuto e vuoi ulteriori approfondimenti scientifici, non dimenticarti di mettere like, condividere e iscriverti al canale. E la risposta alla domanda iniziale era certamente, come potrete intuire adesso, dopo tutte queste chiacchiere, che è meglio mangiare anelli di totano fritti con un'insalatina per tenere controllato il colesterolo. Ciao!